Buongiorno amici, oggi sono qua con Camilla. Ciao. Per rispondere a un po' di domande. Ho un po' di curiosità. Agenzia immobiliare, Certo. Toscana, poi vi lascio tutti i dati sotto. E io la ringrazio per questa grande disponibilità che mi ha dato, perché ho un po' di domande mie personali, ho tante domande che ho ricevuto da YouTube, ma soprattutto anche da altri social, per i prezzi qua, per venire a vivere qua, se è meglio affittare, meglio comprare, quali prezzi, quali zone, e vi parleremo nello specifico del comune di Sirmione, giusto? Quindi a me interessa molto Sirmione e mi interessa molto Colombare, che mi piace tantissimo, e poi siamo a Colombare, ma la zona mia preferita, voi lo sapete già qual è Lugano di Sirmione, dove c'è il parco Punta Grotta, perché vorrei trovare un appartamento lì. Ok. E quindi adesso io ho un po' di domande e le girerò tutte a Camilla. Entriamo. Spero di riuscire a rispondere. Dai, entriamo. Allora, prima di entrare, Camilla mi dice che ha qualcosa qua a Punta Grotta. Sì, Fammi visto vedere. che ti piace la zona parco di Punta Grotta, Sì. ho questo appartamento che tra l'altro è proprio fronte parco. Sì. È un piccolo trilocale con la Sì. camera da letto e la cameretta studio, bagno finestrato, e poi sopra c'è un bel soppalco col secondo bagnetto. Quello lì che vedo? Sì, bravissimo. Però ho Ha visto... una vista lago splendida. Allora, io non so se leggo male, ma 645.000. Sì, allora, l'immobile è stato soggetto di ristrutturazione recente, nonostante la costruzione sia un 2004. È un contesto di poca unità, c'è la piscina e il posto auto. Quello che rende unico questo immobile è la vista, perché la vede a 180 gradi. Ma è proprio dove nel parco? Proprio all'ingresso della spiaggia di Punta Grotta, dove c'è il chiosco. Ah, dove c'è il chiosco? Ho capito qual è. Quel bar-ristorante che poi andando fuori c'è la Fenice, è quello lì, intendi? Ah, bellissima zona lì. Infatti ho fatto un video proprio l'altro giorno, chi l'ha visto, ieri l'ho fatto, partendo proprio da lì. Bellissima zona. Ma va bene, è fuori dalla mia portata. Magari qualcuno di voi può permetterselo, e se uno vuole spendere un po' di meno, ma fammi capire, ma i prezzi? Sì. Rimaniamo lì a Lugano di Sirmione, che è una zona bellissima, dove c'è il parco Punta Grotta, così capite. Al metro quadrato, cioè, poi correggimi se sbaglio, si può parlare di metro quadrato o... Allora, onestamente non è convenevole parlare di prezzo al metro quadro su Sirmione, perché ogni tipo di immobile è, diciamo, un po' unico per la conformità territoriale che ha anche proprio il comune stesso. Quindi ci sono certe zone dove si ha un valore unico della proprietà e una zona dove invece si va a metro quadro. Ho capito. Per esempio Lugana, la zona al di là della statale come la zona Todeschino, si fa più un rapporto al metro quadro. Certamente. Mentre la parte di qua della statale, quindi verso il castello e le fasce fronte lago, hanno più un prezzo, come si può dire, forfait, non al metro quadro. Certo, Ho capito. se indicativamente si vende intorno ai 3.000, 4.000, 5.000 euro al metro, se ne chiedo 10 sono totalmente fuori. Però i prezzi sono più alti rispetto che il classico valore al metro quadro. A Parco Punta Grotta, io camminando, tu sai quando arrivi a quella casa tutta colorata, lo sai, no? Sì. C'è il ponticello piccolo, Sì. e poi davanti c'è la cecchina, quella casa tutta pitturata con, Sì. come si chiama, con i murales, no? Sì. Se tu vai a destra della casa, non verso il lago ma a destra, ci sono dei piccoli appartamentini, no? Sì. E mi domandavo più o meno in quella zona quanto è il prezzo. Allora, proprio dietro quell'abitazione sono case vacanza, appartamenti che usano come casa vacanza. Quindi di dirti il prezzo al metro quadro per la vendita non riuscirei, perché sono entità non in vendita. Però Ma diciamo, facciamo un esempio. come fascia diciamo che lì si potrebbe aggirare tra i 3.500 e i 4.500 al metro. Quindi un bilocale, trilocale, quant'è un bilocale più o meno? 50 metri può essere. Un bilocale di 50 metri. Di quanto verrebbe più o meno, Senza lavori da dover fare, Sì. quindi in ottime Sì. condizioni, si può vendere intorno alle 300-320.000 euro, con garage o posto auto, logicamente inclusi. Ok, quindi abbiamo capito che se qualcuno più o meno vuole andare a abitare nella zona Lugana, che è bellissima, nella zona migliore, Parco Punta Grotta, sta sui 300.000. Sì. E se uno dice no, vabbè, io mi accontento anche di stare dietro, no? Sai dove c'è la zona Carabinieri, zona destra che c'è il parco dei bambini, tutta quella zona dietro che è sempre Lugana, giusto? È sempre Lugana. Lì è e più abbordabile. Allora sì, c'è una fascia in cui è prima casa, una fascia seconda casa lì dietro. E
base alla tipologia di immobile, perché ci sono tagli grandi, quindi dai trilocali, quadrilocali anche al bilocale, che ti ho fatto vedere prima in vetrina, si trova proprio lì. Ma diciamo più o meno un trilocale in quella fascia, chiamiamola periferia, non so se il termine è corretto. No, diciamo così perché sennò i simonesi si arrabbiano. Come si chiama quella zona? Residenziale? Sì, dai, una zona residenziale. Okay. Noi abbiamo tra l'altro appena compravenduto di recente, parlo entro la fine del 2024, un trilocale al piano terra col giardino, box auto e cantina inclusi, costruzione del 2000, quindi alcun lavoro da fare. Ok. L'abbiamo venduto a 290.000 euro. Beh, è buono però 290 in quella zona, perché Tra l'altro aveva il giardino ed è difficile trovarlo. considerando che siamo a 500 metri dal parco. In linea d'aria sì. In linea d'aria, cioè, A piedi una persona si muove liberamente. Infatti, e poi Lugana io ho notato che di servizi ce ne sono, mi sembra. Sì? Cioè, ho visto il supermercato che mi piace molto, Migros, tantissimo. Poi scuole ne avete? Ci sono Lugana scuole? A Lugana no, sono alle Colombare. Beh, qua siamo qua, no? Anche se devo farti una precisazione. Sì? Il Migros non è Lugana, ma è Colombare. Ah, è Colombare. Sì, fino al Porto Riel è ancora Colombare. Dal ok. Porto Riel in poi è Lugana. Ah, ok, perfetto. Però siamo lì comunque vicino. Sì, siamo ok? molto vicini. È un confine burocratico, però è vicinissimo. Sirmione, fa parte tutto di Sirmione. Di Sirmione. Va bene, allora cambiamo zona. Qui siamo Colombare, giusto? Qua siamo Colombare, certo. Colombare mi piace tantissimo e ho fatto un video specifico Colombare e vi ricordate quando vi ho detto che qua a Colombare mi sembra un po' di stare in quei posti al mare, nel senso che non si vede il lago, però senti già l'aria di vacanza, perché vedi il negozietto con fuori il gommone, le cose del lago, quindi Sì. mi dà quell'idea di vacanza. Anche questi pini marittimi che E caratterizzano vedi? l'ingresso della penisola, del centro delle Colombare, che poi portano in penisola, danno l'idea quando sono le giornate di sole di essere in vacanza. Questo Sì, questa è veramente una bella zona, ma una curiosità, tutta quella zona al di là della rotonda dove ci sono le palme che va avanti, è sempre Colombare? Sì, ma si chiama zona Todeschino. Ah, È una zona residenziale. Ok. Dove troviamo appunto le scuole, il comune, i servizi medici ed è una zona come a livello abitativo sia prima casa che seconda casa. Naturalmente i prezzi, come per Lugana, qui dove siamo adesso sono più alti. Sono leggermente più alti, sì. E adesso ne parliamo, mentre di là vabbè sono più abbordabili. Sì. Tipo, va bene, io facciamo finta, sto cercando un appartamento qui perché la zona qua è bellissima. Andate là, c'è una bellissima passeggiata che vi porta in centro Sirmione e un appartamento qua in questa zona, quanto può costare? Diciamo un bilocale, un trilocale usato di 20-30 anni in buone condizioni, quanto devo spendere? Guarda, abbiamo appena compravenduto proprio di recente, se poi avrai occasione di tornare indietro sulla rotonda principale dove si entra alle Colombare, un bilocale di 70 metri quadri, senza posto auto, senza garage, ma con uno scorcio di vista lago e vista sul centro, l'abbiamo venduto a 180.000. Beh, 180 è buono però. Sì, però purtroppo non aveva il garage che per un immobile qua a Sirmione è indispensabile. Insomma, però 180.000 per abitare qua sul lago è buono. Ti faccio un altro esempio anche, sempre una tipologia simile, solo che con vista lago, in un contesto con piscina proprio fronte lago, quelle Colombare senza garage l'abbiamo venduto sui 2,50. Beh, buono, vista lago. Vista lago. 2,50. Ve lo dico perché non su YouTube ma sul mio canale Instagram molta gente commenta che è impossibile vivere qua sul lago, i prezzi sono alle stelle. Io parlando con Camilla non mi sembra, nel senso che ovvio che se uno va a abitare in una campagna sperduta, certo, però 180-200.000 parliamo di prezzi che sono ragionevoli per un appartamento anche in città, in giro, insomma nei paesi, e la qualità di vita qua è molto alta. Sì. Si respira veramente bene. Diciamo qua. che qua una persona se ha dai 180, 170 ai 220, 230 può trovare delle soluzioni è un po' più difficile, ma più che altro senza garage, quindi si riesce a trovare un appartamento da poter trascorrere le proprie vacanze. Ma un'altra domanda, qua potremmo di Sirmione, Sì. il centro, ma lasciamo per ultima la ciliegina. Il comune di Sirmione io conosco abbastanza bene due zone dove faccio sempre tanti video. Sì. Tutta la zona di Lugana, dove c'è il parco Punta Gro, e poi mi piace molto Colombare. Ok. Ma sono altre frazioni qua? Sì, allora Sirmione ha diverse frazioni. Partiamo dalla parte più esterna, Qual è? dove abbiamo i Chiodi e la Rovizza, che sono praticamente la parte campagna di Sirmione, che però si sta evolvendo molto
negli ultimi anni. Poi abbiamo subito qua nella fascia lago la zona di Punta Gro, come hai detto tu prima, la Lugana. Venendo verso la penisola abbiamo le Colombare sulla destra e il Todeschino sulla sinistra. Verso la penisola, la fascia, diciamo la lingua proprio in mezzo al lago di Sirmione e il centro storico. Poi l'ultima parte, non meno importante, che è la sponda verso Desenzano, la sponda bresciana, che è tutta la zona prima, dove c'è la spiaggia. È interessante, ma quella zona che mi hai detto prima, mi puoi dire come si chiama, quella in campagna? La zona Chiodi e la zona Rovizza. Io spero solo che i sirmionesi non mi mangino per questa cosa, però formalmente è definita un po' la campagna di Sirmione. Si chiama Chiodi e Rovizza. Zona Chiodi e la zona Rovizza, sì. Sono due frazioni. Chiodi e Rovizza, poi lo segno anche in descrizione, e là i prezzi sono ancora più bassi? Sono leggermente più bassi, però teniamo presente che sono le zone dove si sta allargando Sirmione, si sta evolvendo, quindi troviamo costruzioni più recenti. Quindi può essere un buon investimento, magari comprare lì, pensando che in futuro potrebbero crescere i prezzi. Sicuramente un indomani potrebbero crescere, però tieni presente che quella è una zona principalmente prima casa, quindi più tranquilla, più con immobili, non da appartamentino da investimento, ma magari soluzioni più ampie, come villette di familiari, villette singole, oppure contesti che almeno le 2 camere da letto. Mi sta venendo in mente un'idea per i prossimi video, vediamo se ne va bene. Vediamo. Noi stiamo parlando di zone che io, a parte Rovizza e Chiodi, che non ci sono mai stato, forse sono passato ma non le conosco. Probabilmente molti di voi non conoscono bene neanche questa zona Lugana. Noi parliamo di zone ma voi non le conoscete. Magari un giorno ci facciamo un giro in macchina con Camilla e ci porta proprio nella zona e ce le fa vedere e ce le spiega. Certo, volentieri. Ottimo. Adesso dai, prima di lasciare Camilla, che la sto intrattenendo, no, non fa niente, vai tranquillo. Prima di lasciarla al suo lavoro, parliamo di Sirmione. Sirmione, allora intanto, ma c'è qualcosa in vendita o in centro? In centro? Sì, sicuramente ci sono proprietà in vendita. L'unica cosa, essendo all'interno delle mura, sono proprietà di un certo target. Così. Però sono scomode, io immagino, perché allora io ho visto che per entrare, sono abitati quelli che arrivano con la macchina, ci impiegano mezz'ora a passare in mezzo alle persone. Purtroppo ci sono un po' dei vincoli, chiamiamo, a livello di orari di ingresso, entrata e uscita con le macchine, e quindi è un po' più scomodo, però la bellezza del centro storico insomma ha sempre il suo fascino. Però vivere d'inverno è bellissimo, ha un certo fascino in castello. La cosa brutta, diciamo, del centro storico di Sirmione è che fuori stagione è praticamente deserto, se non che si anima nel fine settimana o quando ci sono le occasioni, festività natalizie o ponti particolari. Sì, diciamo che chi ama la tranquillità e vivere in un castello tutto l'anno, a parte l'estate e il fine settimana quando c'è bel tempo, stai benissimo. Beh, i prezzi lì, come dicevi, immagino che i prezzi, come dicevi tu prima, lì forse non si parla metro quadrato, ma si parla del tipo di immobile, da quanto il cliente decide il prezzo, perché per abitare lì è molto esclusivo. Sì, tieni presente che il prezzo minimo al metro quadro in centro storico parte dagli 8.000 euro in su, dipende dalla tipologia, posizione e caratteristiche. Va bene, io non ho altre domande più. Mi piacerebbe farti vedere qualche proprietà qualche giorno, magari se ne chiedono la disponibilità potremmo organizzare. Sì, no, lo facciamo, sono curioso di andare in giro soprattutto in quelle zone che io non conosco, Chiodi e Rovizza, e voglio vederle, vediamo qualche immobile, poi magari facciamo un giro in quegli appartamenti che mi hai detto a Punta Gro, un po' qua a Colombare, e magari facciamo un giro in centro, mi spiego qualcosa un po'. Va bene, molto volentieri. Tu hai altre cose da dire? Cioè, ho dimenticato qualcosa? No. Qualcos'altro? Non ho idea. Penso che siamo stati abbastanza esaustivi per spiegare un po' Sirmione velocemente. Come sempre, se avete domande me le scrivete, io le girerò a Camilla e cercherò di rispondervi, e ci vediamo nel prossimo video. Grazie. Buona giornata. Ciao.